Siamo a Via Marsala, accanto all'affollata stazione Termini, luogo frequentato da tantissimi visitatori di tutto il mondo. Il frequentatore tipico di questa basilica è chi entra, arriva la mattina presto per andare al lavoro oppure frequentare l'università e trova qui un ambiente sereno, molto tranquillo e anche la possibilità di partecipare alla messa. Pensate a tanta gente che esce dalla stazione Termini e si dà appuntamento alle porte della chiesa del Sacro Cuore. Pensate a quelli che passano davanti, entrano per vedere ma anche per dire una preghiera. Pensate a quelli che vanno a cercare un sacerdote perché hanno dei loro problemi. Pensate anche a tutti quelli che cercano un aiuto di ordine spirituale e anche materiale. La Basilica del Sacro Cuore è diventata il posto di incontro di quelli che si trovano in cammino, che vengono per casualità, che sicuramente non tornano, quelli che fanno un viaggio e mezz'ora prima si fermano qui a fare la sua preghiera. In questa zona, dopo la presa di Roma del 1870, ci fu un così incredibile sviluppo demografico e abitativo che le chiese circostanti non riuscivano più a servire in modo adeguato le accresciute esigenze religiose. Papa Pio IX comprò a sue spese il terreno lungo via Marsala per edificare una chiesa inizialmente dedicata a San Giuseppe, che l'8 dicembre 1870 era stato dichiarato patrono della Chiesa universale. Ma in quegli anni si stava affermando in tutta Europa un forte movimento di devozione al Sacro Cuore di Gesù, tanto che Pio IX modificò il suo progetto e accettò che la nuova chiesa avesse questa dedicazione. Nel 1878 muore Pio IX e gli succede Papa Leone XIII, che continua il progetto del suo predecessore e inaugura la chiesa in forma solenne con la posa della prima pietra il 16 agosto del 1879 e incarica l'architetto Francesco Vespignani, allora sovrintendente dei Sacri Palazzi Apostolici, di occuparsi della costruzione. Il cantiere però poco dopo dovette chiudere per mancanza di fondi. Il Papa fu molto amareggiato perché voleva risolvere quanto prima il problema dell'assistenza religiosa in un quartiere che si stava popolando ed era esposto soprattutto alla propaganda protestante. A Limonda, il cardinale e arcivescovo di Torino consigliò al Papa di affidare l'incarico ad un sacerdote piemontese, Don Giovanni Bosco, fondatore dei Salesiani, di cui al Papa era ben nota l'intraprendenza e l'incondizionata obbedienza. Nel costruire questa basilica, Don Bosco ha voluto rispondere al desiderio del Papa di innalzare un tempio al Sacro Cuore di Gesù, in un periodo in cui si diffondeva la devozione al Sacro Cuore. Pensare in Don Bosco, nei suoi rapporti con il Papa, con Pio IX, dopo con Leone XIII, pensare che qualsiasi indicazione del Papa per lui era speciale, era un ordine, ci fa capire come Don Bosco ha assunto questa realtà, questa richiesta pesantissima della costruzione della Basilica come un vero desiderio del Papa e una obbedienza fatta e con tanto amore. Qual era il motivo per cui Don Bosco ha voluto assolutamente questa chiesa del Sacro Cuore? Il motivo era che Don Bosco era innamorato del Signore e voleva che la grazia del Signore potesse arrivare da tutte le parti. L'unica condizione che Don Bosco pose per la costruzione della chiesa fu la possibilità di ampliare il cantiere per costruire anche un grande ospizio per l'educazione dei giovani più bisognosi.
Don Bosco iniziò subito a mobilitare il mondo cattolico, soprattutto i benefattori, attraverso il bollettino salesiano, e iniziò a viaggiare moltissimo, non solo in Italia ma anche in Francia e Spagna, per reperire il denaro per la costruzione della chiesa. Quando la gente lo incontrava e lo vedeva così curvo e affaticato, lui rispondeva: ho la Basilica del Sacro Cuore di Gesù di Roma che mi pesa sulle spalle, per sottolineare le grandi fatiche che stava affrontando. Il 14 maggio del 1887 ci fu la consacrazione ufficiale del Tempio. Ha dovuto viaggiare tanto, tantissimo, negli ultimi anni della sua vita, con tutte le malattie che aveva, per chiedere a benefattori aiuto per la costruzione della Basilica del Sacro Cuore. Don Bosco ha operato fino alla fine della vita. Quando lui è morto, al dottore hanno detto: ma di che malattia è morto Don Bosco? Dice: di che malattia? Pensate, ha un vestito, ha un tessuto logoro che si sfilaccia. Ecco Don Bosco. Cioè, Don Bosco è morto consumato. Consumato per che cosa? Consumato per il bene dei ragazzi, perché veramente anche loro potessero nascere e rivivere una vita dignitosa. Entrando in basilica si percepisce subito grande solennità e maestosità. La navata centrale è suddivisa da quelle laterali da 8 colonne di granito, sulle cui basi sono incisi i nomi in latino dei benefattori. Nelle navate laterali i 5 cupolini sono mirabilmente affrescati da Virginio Monti con le storie di Cristo. Si possono ammirare 4 confessionali, rimodernati negli ultimi anni, realizzati in noce lavorato e intagliato dalla Scuola Professionale di San Benigno Canavese a Torino. Sopra gli archi della navata centrale ci sono gli affreschi di Cesare Caroselli, con la rappresentazione di 12 profeti e angeli in volo che sostengono i simboli della passione di Gesù. Il soffitto a cassettoni presenta i lacunari decorati nel 1887 dal pittore Virginio Monti con le scene evangeliche più significative della misericordia divina. Al centro l'immagine a mezzo busto del Sacro Cuore di Gesù, mentre nel soffitto del transetto ammiriamo lo stemma della congregazione salesiana. La stella raggiante, la grande ancora, il cuore infiammato simboleggiano le virtù teologali. La figura di San Francesco di Sales ricorda il patrono della società. Il bosco nella parte inferiore ne richiama il fondatore. Le alte montagne significano le vette della perfezione a cui devono tendere i soci. La palma e l'alloro che, intrecciati nel gambo, abbracciano lo scudo fino a metà, sono emblemi del premio riservato a una vita sacrificata e virtuosa. Il motto «Dami animas cetera tolle», dammi le anime e prendi tutto il resto, esprime l'ideale di ogni salesiano. L'altare maggiore è sormontato da un alto timpano con la colomba simbolo dello Spirito Santo. Al centro il dipinto di un artista romano, Francesco de Roden, in cui il Sacro Cuore si presenta con il cuore fiammeggiante tra 4 angeli adoranti. Un'immagine ispirata alle visioni della santa monaca francese Margherita Alacoque, in cui il Signore si mostrò splendente di gloria con le 5 piaghe che scintillavano come 5 soli. Ai lati del transetto 2 importanti altari, uno dedicato a San Giuseppe e l'altro a Santa Maria Ausiliatrice. Il dipinto con la raffigurazione di San Giuseppe è opera di Giuseppe Rollini, un ex allievo di Don Bosco a Valdocco, che ha realizzato anche il dipinto sull'altare di fronte dedicato a Santa Maria Ausiliatrice, nella quale è raffigurata con il diadema di regina sul capo. Con la mano destra tiene uno scettro, mentre con la sinistra tiene in braccio Gesù.
Questo altare fu donato dal sindaco di Roma, principe Torlonia, che lo fece trasportare da una chiesa della sua villa a Via Nomentana. Ed è proprio questo l'altare nel quale Don Bosco, il 16 maggio del 1887, celebrò la sua unica messa, una messa storica che a stento riuscì a terminare perché per più di 15 volte scoppiò in lacrime, scosso dalla visione di un sogno che aveva fatto all'età di 9 anni, nel quale la Madonna gli aveva detto: a suo tempo tutto comprenderai. Il sogno. Tutto è nato da un sogno, la vocazione di Don Bosco, il sogno dei 9 anni. E sognare per me è veramente il modo migliore per realizzare la propria vita, anche per comunicare agli altri, far sognare gli altri, comunicare il messaggio umano che un giovane può avere per realizzare proprio la sua vita in pienezza, che corrisponde anche alla missione e anche alla vocazione cristiana, sognare i sogni di Dio. Noi rischiamo nella nostra età che la vecchiaia sia considerata ormai una fase di abbandono. Per Don Bosco non è stato così. Lui ha operato fino alla fine, si è dato da fare, aveva degli ideali e questi ideali l'ha conseguiti anche se l'età ormai galoppava e lui era logoro, però ci ha dato questo bel esempio che la vita va sempre onorata. Entrando a destra, quasi ad accogliere e benedire i fedeli, troviamo la solenne statua in marmo di Carrara dedicata a Papa Pio IX, che tiene in mano il decreto di approvazione delle regole salesiane. Un papa molto popolare a Roma, non solo per il suo lungo pontificato, ma soprattutto per le sue molteplici opere artistiche e caritative. La scultura è una replica esatta di quella posta nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Torino per volontà di Don Bosco. Di fronte un pregevole battistero con un bassorilievo in marmo raffigurante il battesimo di Cristo nel fiume Giordano. Il complesso battesimale fu realizzato da Peter Longo su disegno di Francesco Vespignani, un dono della città e della diocesi di Trento alla Chiesa del Sacro Cuore in occasione del 50° anniversario di sacerdozio di Papa Leone XIII, come si legge nella parte inferiore del fonte a sinistra. L'agnello sostiene la croce, la morte in cui siamo inseriti con il battesimo, e lo stendardo, la resurrezione a cui siamo destinati con Cristo. Una conchiglia fa da fondale architettonico mentre 2 angeli sono in adorazione dell'agnello. Nella controfacciata 3 splendide vetrate con il Sacro Cuore affiancato da Santissimi Pietro e Paolo montate nel 1889, esattamente un anno dopo la morte di Don Bosco. Nell'altare dedicato a Don Bosco troviamo il suo ritratto più riuscito, sia per somiglianza che per espressività. Don Bosco è con Domenico Savio nel cortile di Valdocco. Sul campanile spicca la statua del Cristo Redentore. L'aurata mole sovrasta il rione e la città e rifulge nel cielo di Roma, splendida e sovrana, richiamo di pace e di amore agli uomini di buona volontà. Inizialmente la basilica doveva avere una campanile con la cupola a cuspide analoga a quella di Santa Maria Maggiore e quindi è rimasto non costruita la sommità del campanile per tanti anni. Nel 1933, in occasione della beatificazione di Don Bosco, gli ex allievi dell'Argentina hanno desiderato offrire alla Basilica del Sacro Cuore una statua che corrisponde proprio alla cima della campanile della Basilica del Sacro Cuore. Del restauro della Basilica del Sacro Cuore, che era un debito che avevamo con la storia e con Don Bosco, sia fatto così bella la statua dorata. È il punto più alto di Roma, il punto dell'Esquilino più alto di Roma. Bene, guardate la coincidenza. Il famoso Cristo con le braccia aperte di Rio de Janeiro, alto ben quasi 40 metri,
sul Monte Corcovado è dello stesso periodo di questa nostra statua. Altra bella coincidenza, c'è il famosissimo film di Fellini, La dolce vita. Ebbene, all'inizio del film si vedono due elicotteri che attraversano Roma in pieno fermento edilizio. Sotto c'erano i quartieri del Don Bosco e di Cinecittà, e questi due elicotteri, nel primo c'è una lunga corda e alla corda è appesa una statua di Cristo con le braccia aperte. Questo sta ad indicare veramente quello che è questa statua, questo braccio disteso che benedice e rassicura non solo la città ma gli abitanti di questa città. Ci troviamo in sacrestia, dove possiamo ammirare il prezioso documento con l'elegante scrittura dei brevi pontifici, il titolo di Basilica Minore conferito nel 1921 da Papa Benedetto XV, mentre nel 1965 Papa Paolo VI la elevò a titolo cardinalizio. Qui possiamo ammirare dei dipinti importanti come l'Assunta di Orazio Borgianni, proveniente dalla chiesa di Sant'Elena presso il Teatro Argentina, l'Angelo Custode del Borgognone e l'Annunciazione di Pompeo Batoni, provenienti dalla Basilica di Santa Maria Maggiore. Dipinti giunti al Sacro Cuore come donazione per la grande lotteria che Don Bosco organizzò nel 1885 per reperire i fondi per la costruzione del Tempio e per la quale ottenne circa 8.000 oggetti. Inizialmente Don Bosco aveva fatto affidamento sulle donazioni delle grandi famiglie, le quali però non avevano risposto con grande generosità. Ci troviamo nelle stanze di Don Bosco, nel suo ultimo viaggio a Roma dal 30 aprile al 18 maggio del 1887. Inizialmente erano due modeste camerette, una da letto e l'altra per ricevere i tanti visitatori che desideravano incontrarlo. Il divano, l'altare armadio, l'inginocchiatoio sono tutti oggetti usati dal santo. Questo luogo nel 1934 fu ufficialmente aperto al pubblico, esattamente l'anno dopo la canonizzazione di Don Bosco. Sappiamo con sicurezza che la stanza dove tante volte è dormito è stato Don Bosco. Questo con tutta sicurezza. Abbiamo tante fotografie di momenti diversi che possono confermare, prima, che questa è la stanza, secondo, il pavimento è lo stesso che nel tempo di Don Bosco. Anche questo altare, come qualche quadro che c'è, è del tempo dello stesso Don Bosco. Questo è il luogo dove sono avvenuti due eventi miracolosi. Il primo riguarda la guarigione di un seminarista sordo, il cui difetto fisico aveva avuto ripercussioni sulla sua vocazione. Il secondo invece riguarda un'anziana donna con un braccio paralizzato da anni, che dopo il tocco di Don Bosco riacquistò immediatamente la sua funzionalità. Oggi la Basilica, con la costruzione annessa, sede del Consiglio Generale della Congregazione Salesiana, è testimonianza della presenza attiva dei figli di Don Bosco.